Siamo nel giardino del Maestro delle Reti a Suzhou, diciamo vicino a Shanghai, siamo a nord di Shanghai, uno dei giardini storici più antichi, perché nella Cina è molto difficile trovare dei reperti antichi perché è tutto molto moderno, quindi veramente qua andiamo nel cuore, nella storia anche dei principi del Feng Shui che ritroviamo dentro a questi vari aneddoti che diciamo si distribuiscono nel giardino. Questo è un giardino che è collocato in una dimora costruita nel 1700, appartenente ad un ufficiale, è un funzionario ad un ufficiale. Questo attualmente porta il nome, il giardino del Maestro delle Reti, ma anticamente o originariamente si chiamava il giardino del ritiro del pescatore. E sai perché il ritiro? Perché questi funzionari in realtà, stufi diciamo della realtà che stavano vivendo, no? Perché era il periodo Song, era un po' una situazione anche di fine politica, si ritirarono proprio, una volta finito il loro ciclo lavorativo, si ritirarono, quindi questo è anche un ambiente dove cercavano la pace, cercavano di trovarsi in una situazione anche di ritorno a se stessi, quindi troviamo diversi principi proprio di equilibri, di pace, di ritorno anche... Noti anche tutte queste rocce, no? Che ci sono, come stai notando anche questo paesaggio qui, siamo un po' in una micro realtà. Sembra tutto ridotto. Questo è perché c'è un tema proprio anticamente della riduzione che usavano nei giardini, cioè in realtà devi pensare che l'iconografia nostra occidentale ha un realismo che vuole, come dire, riprodurre tutto nel modo appunto reale, no, delle cose. Invece in Cina non c'è questo, anche nell'iconografia, per dirti abbiamo la prospettiva che nasce. In Cina nei quadri antichi, perché qua sono nel periodo anche del stilismo dei quadri, della poesia che nasce, c'è tutto un discorso che si raccorda, erano abbastanza piatti, cioè c'era il grande e il piccolo come senso di prospettiva, per far capire che cosa? Che il senso della riduzione è un senso più simbolico, cioè qua bisogna entrare in questi giardini in più a livello animico, a livello profondo, leggendo il simbolo che c'è dietro, gustando l'aria e i silenzi, i rimandi, diremo così, perché invece da un punto di vista, se vuoi, estetico, non ha tutta questa raffinatezza che abbiamo noi occidentali. Quindi per esempio la riduzione è che in ogni piccola parte del giardino, ma in molti giardini cinesi antichi, troviamo dei paesaggi. Qua per esempio siamo saliti su una montagna. Se vedi anche questo paesaggio, anche questi fermi, queste ruote che troviamo qua, sono dei punti di attenzione che inducono a fermarsi. Comunque rappresentano qualcosa, stanno parlando di qualcosa. Di qualcosa che vuol dire anche un fermiamoci, perché concentrano l'attenzione del C, come vedi anche sono messi in questo modo i vari sassi, in modo da rallentare il percorso, e poi si ferma perché si apre uno scenario, e quindi siamo come la vetta di una montagna, una salita, dopo una camminata. Induce a guardare un panorama. È come una camminata, no? Quindi questi poeti, anche se vuoi funzionali, che poi c'erano questi posti, erano anche i ritrovi di poeti, di poetesse, scrittori, c'erano diverse realtà. Perché questi sono ambienti che in qualche modo spingono a tutta quella che è il lavoro introspettivo, e il lavoro introspettivo è anche la base di un lavoro artistico. Perfetto, e considera questo periodo qua proprio nascono, come dire, il circolo dei letterati così chiamati, no? Quindi è proprio per il periodo Song, il circolo dei letterati che si ritrovano in questi ambienti e quindi come dire, stimolati da queste bellezze vengono poi a... Cosa stavo appunto dicendo anche prima, che anticamente c'era questa visione non di prospettiva ma profonda, chiamiamo noi nel nostro linguaggio occidentale la prospettiva, ma dei quadri, come notiamo, sono dei quadri bidimensionali. Però per esempio notiamo qua il maestro con il discepolo che porta appunto il materiale del maestro, che cammina, il monaco, e che in qualche modo è piccolo rispetto a tutto l'aspetto naturale paesaggistico che ha solamente il grande e il piccolo come aspetti di profondità. Però questo aspetto ci dice tantissimo della immensità anche delle montagne, delle rocce, di questi paesaggi, dei silenzi, no? Dei pini che anche si rappresentano, e quindi anche questo tipo di rappresentazione è delle volte molto più profonda, che avere tanta descrizione realistica, se volete, nei piccoli dettagli, che però si perde nella sua profondità. Qui siamo all'interno di un edificio, l'architettura diciamo del giardino nasce successivamente. Prima il giardino era molto un giardino, se vogliamo dire, paesaggistico, non c'era un concetto come vediamo adesso con le varie architetture. Queste sono arrivate con le dinastie successive, no? Quindi anche la riduzione del giardino con il recinto lo troviamo solo verso il 1500, anche per del periodo Song, e con i letterati c'è questo discorso di ricerca, di creare un recinto, di creare un microcosmo dentro la città. Infatti in questo caso qua c'è un principio molto importante che si chiama la presa in prestito del paesaggio, ed è un tema di compenetrazione, cioè il C, energia sottile, deve continuare a penetrare dentro gli spazi.
un po' come quando nella scuola italiana, l'architettura Feng Shui che insegna appunto a Verona, si parla spesso di questi principi anche per le case, per le città, per l'urbanizzazione, per i negozi, eccetera. Il stesso principio lo ritroviamo. E come si rappresenta in questo caso? Notiamo per esempio che le finestre in realtà sono aperte, cioè le finestre hanno degli scorci continuamente aperti, non c'è il senso del tendaggio, della protezione che noi abbiamo. Perché? Perché ogni finestra rappresenta un quadro, rappresenta uno scenario, una visione d'insieme di qualcosa che c'è al di là, sempre per stimolare questo aspetto poetico appunto del poeta, dell'artista, che dovrebbe in qualche modo attraverso questo scenario vivere questa cosa, questi scorci che diventavano degli scorci paesaggistici a tutto tondo. Quindi se notiamo questo qua centrale, notiamo proprio come anche c'è una visione di un paesaggio che è una montagna con le sue salite, con le sue parti di scoscesa. Di guardare e osservare attentamente questo giardino con una certa calma, che è quello che solitamente non troviamo esternamente ma anche internamente. Molti dei turisti che vengono a visitare questo meraviglioso giardino non riescono a cogliere quello che è l'essenza, il messaggio essenziale che porta questo giardino, che è quello di mettersi in ascolto non solo della natura che ti parla e che qui è rappresentata dagli elementi naturali, delle rocce, delle piante, dell'acqua, ma è un ascolto intrapsichico, è un ascolto personale. Ed è questo. Questa è la stanza dell'ascensione verso le nuvole. Come dicevo, troviamo diverse alloggi di questo tipo all'interno di tutto quanto il giardino. Quello che volevo però fare è intuire che in questi spazi qua bisogna avere la pazienza di assaporarli, di avere quella camminata meditativa e sentire quello che anticamente questi poeti volevano esprimere attraverso il culto dei giardini. E cioè non tanto questa fretta di vedere delle iconografie, di vedere degli aspetti stilistici, non è questo il punto del giardino antico cinese. Il punto è di darti quel rimando, quella sensazione, quell'introspezione ancora una volta che in qualche modo inizia a arrivarti se lo cammini lentamente, se inizi a capire con tutti questi concetti tra il dentro e il fuori che iniziano a unirsi, architettura e paesaggio che iniziano a unirsi e tutti diventi parte di ogni cosa, inizia a sentirti compenetrato da queste cose qua. Come si nota anche questo passaggio anche bellissimo dove ci sono queste porte che continuano a richiamare il dentro e il fuori. Nella nostra architettura, per dire del giardino occidentale, c'è molto l'aspetto stilistico che in qualche modo non ha questo senso di profondità, ma ha un senso di simmetria, ha un senso di gioco, dell'estetica. E qua abbiamo molto da imparare invece dall'antico Oriente, da un certo senso invece che voleva darti proprio quella possibilità di andare in quella profondità di principi che anche noi dentro di noi abbiamo. Continuiamo con la visione, andiamo pure dentro. Nel meraviglioso giardino ci si rende conto che una delle cose più ispiranti di questo posto è il senso di gratitudine. Gratitudine perché davvero qui c'è una iniziale forse costrizione che poi diventa armonica alla calma, all'ascolto interiore, ai suoni. Qui si sente davvero il suono delle piante che si muovono, degli uccellini, delle cicale. Tutto diventa magico perché è assolutamente naturale, tranquillo e forse come non mai possiamo gustare l'essenza non solo della natura esterna ma anche della nostra natura interna, quindi davvero un grande senso di gratitudine. Ecco, qua siamo in un'altra sala che è la sala dove si incontravano per sposarsi le persone, no? Quindi fatta successivamente come le varie sale che dicevo al giardino originale, ma vediamo delle cose molto interessanti. Noi troviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 postazioni. 8 postazioni come il nostro Pakwa, cioè gli 8 gua, gli 8 trigrammi che troviamo nel Feng Shui. E troviamo, infatti anticamente, questo come era adibito, nella parte di sinistra c'era l'uomo con tutti la sua famiglia nella parte sinistra, quindi c'erano i genitori del marito, nella parte destra troviamo invece la donna con la parte invece della famiglia della donna. 8 postazioni però ci ricordano i trigrammi, il padre e madre e i figli. Questo nella dinastia anche, nelle varie dinastie c'era l'imperatore che è il 5 e poi ci sono i vari numeri che rappresentano il padre, la madre, il figlio maggiore, il figlio minore, eccetera. Se notiamo abbiamo la stessa conformazione. Questo perché? Perché tutto quello che si struttura qua dentro comunque ha dei principi taoisti o principi che appunto si legano al Feng Shui e che diramano in ogni arte, in ogni scienza. Ecco, un'altra cosa che volevo continuare a osservare è il tema delle rocce.
Se notiamo queste rocce qui, non sono rocce, non sono sculture, cioè non sono scavate o fatte in qualche modo dall'uomo, sono rocce che erano pescate nei laghi qua limitrofi, che è pieno di laghi acquitrini, dal fondo del lago venivano presi, spesso anche venivano riorientati magneticamente nel modo in cui erano stati presi, quelle più importanti, diciamo così. E quindi perché questo? Perché si vuole lasciare quella sensazione naturale della realtà. Noi abbiamo sempre un aspetto un po' violento, no? Di voler entrare dentro il concetto del paesaggio, ma anche dell'architettura, ma anche di voler, come dire, controllare, ecco. Qui non c'è un tema del controllo, la volontà è quella di rivivere quel rimando naturale che la natura stessa ha già un suo elemento di poesia e di bellezza. E perché questo? Perché rileggendo questo, risentendo questo, si può ritornare a quel principio di naturalezza. In fondo tutta quest'arte qui vuol portare la persona a illuminarsi e a tornare a naturalizzarsi, quindi a sentirsi libero, a sentirsi in quella poetica di libertà che non c'è costrizione, ma c'è sempre un continuo flusso della realtà del vivere e non qualcosa di troppo come dire, imposto, perché l'imposizione crea struttura e la struttura crea tutta una serie anche di acquisizioni, di conformazioni, no? Di strutture e sovrastrutture. Quindi è un'espoliazione, potremmo dire, attraverso questo gioco del naturale. Qui siamo all'interno di questa terrazza, come puoi vedere, sono molti starghi anche all'interno dei giardini, proprio per cercare di aprire lo spazio e dare quella dimensione di percezione dell'aspetto esterno. Tanto sentiamo l'aria che continua ad arrivare, sono tutti i cunicoli aperti, quindi un senso di questo fan, questo C che continua a entrare e che dà questa naturalezza ma anche questa bellezza del posto, questo respiro, questa frescura. Però vediamo anche una cosa delle acque, questo è un discorso Feng Shui, l'orientamento anche dell'acqua è un aspetto importante. Se notate questo laghetto ha un suo ingresso, diciamo, dell'acqua, che lo puoi notare, vedi in fondo lì c'è un ingresso dell'acqua e poi un'uscita. Nel lignaggio antico cinese, nel Feng Shui soprattutto, non era caso questo tipo di punto in cui l'acqua doveva entrare, e cioè era un punto positivo per l'orientamento dell'Uopano, per sistemi, diciamo, di codifica magnetica importanti, complessi. Era un punto che è chiamato di stelle, di auspici positivi. C'è un punto invece di uscita che spesso invece era legato a aspetti negativi, cioè facciamo entrare le cose buone e facciamo uscire le cose negative. Probabilmente l'uscita delle acque del giardino, che entrano da quella parte in fondo e finiscono qua. Questi giardini cinesi hanno appunto, è una micro movimento dell'acqua perché è molto lenta, però dicevo prima che le acque appunto esternamente vengono pensate sui punti negativi. Qua troviamo anche una conformazione particolarmente suggestiva che ci ricorda un po', come dire, anche un aspetto un po' lugubre, no? Un po' della fine anche, diciamo, dell'energia, perché quindi prima di andarsene via ha questo suo, se volete, alcova anche che interiorizza molto l'aspetto.